Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo, come avrete capito, all'interno del nuovo Nissan Juke, protagonista del nostro ultimo test drive. Andatevelo a vedere, lo trovate qui in alto nelle schede cliccando sul link e oggi vedremo, come di consueto per le nostre prove, un focus sul sistema infotainment con tutte le funzionalità previste nel software di questa vettura. Allora, perdonatemi ma ragazzi ci sono praticamente 35 gradi in questo momento, 32, c'ero quasi, è il primo pomeriggio e quindi dovremo sopportare questa temperatura, ma andiamo subito alla scoperta del sistema infotainment in uno schermo da 8 pollici qui al centro, schermo touch senza feedback aptico, dietro il volante si trova un display misto analogico-digitale che vi mostrerò alla fine di questo video, ma scopriamo il protagonista, quindi l'infotainment centrale, lo schermo centrale. Abbiamo innanzitutto una serie di pulsanti qui in basso, sopra le bocchette dell'aria condizionata, un pulsante per passare dalla modalità giorno alla modalità notte con la luminosità in automatico, dei pulsanti per andare avanti e indietro con le stazioni o con la traccia audio, il pulsante per aggiungere la pagina dell'audio, c'è quasi un mirroring fisico oltre alla fascia di pulsanti touch qui in basso, il pulsante menu per tornare alla home page, quello dedicato al navigatore, quello per dare uno sguardo alla retrocamera e alla front camera e il pulsante per le impostazioni, oltre a quello appunto per tornare indietro. Abbiamo due rotori, uno per alzare. Aspetta, papà, forse ho capito cosa può essere successo. Abbiamo un importante impianto audio che ci avvolge dai sedili by Bose. Questo qui è per andare a switchare da una pagina all'altra per zoomare o risalire nel navigatore. E il layout generale è molto semplice perché abbiamo una fascia, una colonna superiore, una riga superiore anzi, con il nome della pagina in cui ci troviamo, i servizi connessi, l'orario e tre pagine che possiamo andare a personalizzare, perché nella home page in questo momento abbiamo questi widget, un sistema che funziona a widget con l'accesso diretto alla radio, ma anche tornando indietro con questi pulsanti che in questo momento, ok, non prende, dovevamo usare il pulsante menu. Tornando indietro abbiamo dei widget per i punti di interesse, le destinazioni, vai a casa, quindi tutto dedicato alla navigazione e la cronologia delle chiamate se abbiamo un telefono collegato. Tornando qui abbiamo l'orologio, ma possiamo personalizzare il tutto con i widget, quindi andando a trascinarli, come vedete, risponde molto bene il feedback dello schermo. Queste sono le finestrelle che possiamo aggiungere nelle tre pagine 1, 2 e 3, qui possiamo cancellarli e anche possiamo scegliere dei pulsanti di scelta rapida per composizione della rubrica telefonica e tutti quanti i messaggi. Possiamo chiaramente selezionarli per categoria perché abbiamo delle scelte rapide per audio, telefono, informazioni, destinazione, percorso, impostazioni e riconoscimento vocale. Ma andiamo nella home, proviamo a vedere un po' l'audio, cosa ci offre, quali sono le fonti audio. Possiamo vederlo qui da sorgente, abbiamo radio AM, FM, la radio digitale DAB, quindi il suono perfetto, un ingresso USB perché quest'auto ha due prese USB, una all'anteriore e una al posteriore, un ingresso AUX nell'anteriore, audio Bluetooth per collegare il telefono e anche Apple CarPlay. Possiamo inoltre personalizzare le sorgenti, ma diciamo ci siamo. Tornando indietro andiamo a vedere un po' il menu FM, possiamo attivare le informazioni del traffico. Queste sono le stazioni radio, possiamo anche aggiornare la lista di stazioni radio disponibili. Inoltre possiamo andare a slidare, permettetemi questo inglesismo, con appunto lo sfioramento e qui abbiamo dei tasti di scelta rapida per quanto riguarda AM, FM, DAB, Bluetooth e USB. Ma torniamo sul menu, perché? Perché voglio mostrarvi la mappa del navigatore. Ha una funzionalità chiaramente pinch to zoom, ma non solo, perché come vi ho detto possiamo tornare indietro, faccio vedere la mappa del mondo praticamente, e possiamo zoomare tutto giù. Diciamo, non sarebbe stato male poter zoomare leggermente di più, in questo momento abbiamo anche una visualizzazione in 3D, ma anche il navigatore, devo dire, nonostante questo piccolo zoom, è abbastanza chiaro. Qui possiamo andare con questo pulsante che vedete qui sulla destra in basso a cliccare una nuova destinazione, e quindi possiamo impostare appunto, aggiungere dei percorsi, avviare, possiamo cliccare su un elenco che ci dice appunto le svolte e quanto manca alle svolte, possiamo spostare il luogo, ma non solo, abbiamo anche più opzioni per le informazioni sui punti di interesse, per salvare la posizione e per memorizzare il percorso. Inoltre possiamo vedere i punti di interesse in prossimità pronunciando il nome, andandoli a cercare per categorie, vedete alloggio, banca, caffetteria, tutto fino a viaggi e trasporti, personalizzarli, cercare una stazione di servizio, un coffee shop,
Insomma, tante diverse categorie di punti di interesse che potrebbero essere interessanti per la nostra destinazione. Possiamo zoomare anche con il touch, come vedete, man mano che ci avviciniamo diventa una visualizzazione in 3D. Cliccando sulla bussola ci fissa il nord, ci fissa la nostra posizione con la freccetta e ci dà una visualizzazione da 2D a 3D. Tornando indietro abbiamo dei vari pulsanti di ricerca rapida con vai a casa se abbiamo salvato la nostra abitazione, di nuovo i punti di interesse, zoom avanti e indietro, la destinazione. Ecco, qui possiamo cercare. Quest'auto è anche connessa con il sistema Nissan Connect che ha varie funzionalità di connessione, possiamo andare a digitare, per esempio, ecco, non l'ha preso correttamente, ma selezioniamo Bari. L'unica scomodità è che magari dobbiamo stare fermi per utilizzarlo perché non abbiamo un feedback che ci dice dove stiamo cliccando con la mano. Abbiamo quindi vai a casa, le destinazioni precedenti, quest'auto ha 110 km sul contachilometri, quindi è nuovissimo, non è stato ancora usato, le destinazioni di Google, i punti di interesse, l'indirizzo stradale, la rubrica dei nostri indirizzi, i percorsi memorizzati e poi possiamo avere appunto la mappa, latitudine, scusate, longitudine e il door-to-door navigation per installare appunto una app. Ricordiamo tra l'altro che il navigatore interno di questo sistema infotainment con Nissan Connect è di TomTom Maps, ma chiaramente abbiamo l'accessibilità per Android Auto ed Apple CarPlay per poter utilizzare le nostre app personali salvate sul telefono. In impostazioni abbiamo due finestre per le varie impostazioni della vettura, quindi come vi ho detto quest'auto è collegata, possiamo avere un dispositivo Bluetooth, ma ve lo mostrerò nel prossimo video, quindi di nuovo iscrivetevi al canale, i collegamenti Wi-Fi con l'hotspot del veicolo, collegamenti USB e i collegamenti tramite le app. Tra l'altro Nissan offre un'app specifica, quella della finestra che vi ho appena fatto vedere, tramite la quale controllare vari parametri della vettura, tipo la pressione degli pneumatici, il chiudere o lo sbloccare il serratore delle portiere o accendere le luci, insomma tante varie funzionalità a distanza con un'auto molto connessa. Qui possiamo andare a selezionare il volume dell'audio, della guida vocale, della suoneria per le telefonate, la suoneria dei tasti on e off e la voce del navigatore on e off. L'orologio, quindi sullo schermo sì o no, la modalità auto, ma anche la modalità secondo il fuso orario, manuale, lo lasciamo in auto, formato 12 ore, molto britannico, lo scostamento delle ore, lo scostamento dei minuti, vediamo un po', possiamo andarci a regolare appunto tutto ciò, e qui le impostazioni manuali, siamo nel fuso orario di Eniwetok Kwajalein. Ragazzi, dovete dirmi voi dov'è perché io sinceramente non lo so. Comunque, torniamo indietro. Navigazione, abbiamo le impostazioni per quanto riguarda la mappa, con visualizzazione della mappa con 2D, divisa in 2D, divisa in 3D e in 3D unica. Le informazioni sulla parte sinistra con elenco di svolte, con gli incroci e quant'altro, personalizzazione per le icone della mappa da attivare o disattivare per i punti di interesse. Altri abbiamo il display audio su mappa, il colore della mappa, per enfatizzare ancora di più le strade, per enfatizzare il testo e per enfatizzare gli ingorghi, perché la connessione di quest'auto è utile anche per andare un po' a vedere in live il traffico sulla nostra strada. Il formato del testo della mappa è personalizzabile, in questo momento è medio, la selezione del testo da visualizzare sulla mappa con i nomi delle località, delle strutture e delle strade, info dello scorrimento della mappa con tutte le icone disponibili e i pop-up, lo zoom graduale con la rotellina è su on, mostra tutte le uscite autostradali su on e anche l'elenco delle svolte. Tornando indietro abbiamo anche impostazioni di navigazione con la voce, gli annunci del traffico, le strade a pedaggio, la preferenza del percorso, possiamo scegliere il percorso più veloce, quello che ci dà la distanza più corta, che non sempre è la stessa cosa, e anche quello che ci dà maggiore risparmio energetico. Altre opzioni percorso, ridurre autostrade, ridurre strade a pedaggio, usa infotraffico, tante informazioni interessanti. Personalizza più percorsi con le alternative, la durata prevista fino alla destinazione o una destinazione intermedia e anche l'ora d'arrivo stimata o il tempo restante di guida. Le impostazioni per l'infotraffico, possiamo usare premium traffico, personalizzare il traffico visualizzato, vedete tutte le impostazioni, molto simile a Waze. La rubrica degli indirizzi, poi abbiamo la personalizzazione dei punti di interesse con le categorie, associarle ai numeri, sincronizzazione con la navigazione door to door l'abbiamo vista prima, regola la posizione attuale e possiamo ripristinare le impostazioni di navigazione predefinite. Inoltre abbiamo impostazioni in merito al suono, sono tantissime, abbiamo il Bose Personal Space per regolarci un po', vedete un po', guardate, quanto avvolge rispetto alla silhouette del guidatore e del passeggero.
veramente tanto interessante. Regolare il volume in base alla velocità, regolare i bassi e gli alti. Personalizzazione delle sorgenti audio, qui possiamo trascinare le icone per spostarle, e la personalizzazione del menu principale è ciò che abbiamo visto prima. La seconda pagina delle impostazioni inoltre ci dà accesso ai Nissan Connect Services, quindi con i vari canali, le informazioni dell'identificazione dell'unità con i vari numeri seriali, ripristinare le impostazioni e le impostazioni per la privacy, ok. La voce del sistema possiamo regolarla, possiamo dare un annuncio iniziale, possiamo rallentare addirittura la velocità del parlato, insomma questo è veramente nerd. L'aggiornamento di sistema, software, mappe e anche le informazioni della versione attuale, app, diamo uno sguardo, come prima, telecamera, rilevamento oggetti in movimento su on, impostazioni dello schermo, possiamo andare a regolare la luminosità, lasciamola su, il contrasto, la tonalità, il colore e anche il livello nero, molto interessante. E infine a questo punto, dato che abbiamo terminato con la visualizzazione anche delle impostazioni, vi mostro proprio la mappa. Con questo pulsante qui abbiamo una visualizzazione sdoppiata, ci dà un avviso di verificare la sicurezza prima della manovra, la visualizzazione della mappa con la telecamera anteriore, la visualizzazione dall'alto, quindi una specie di drone view con le 4 camere, 2 sotto gli specchietti esterni, una sulla griglia anteriore sotto il logo Nissan e una sotto la maniglia del portellone, ma se clicchiamo di nuovo ci mostra anche la telecamera solamente laterale. Chiaramente nel momento in cui andiamo a inserire la retrocamera ci va di default sulla visualizzazione della retrocamera di parcheggio. Adesso vi mostro lo schermo davanti ai miei occhi. Questo è il display che si trova davanti ai miei occhi con due quadranti di forma circolare a sinistra e a destra rispettivamente con il livello della temperatura e sempre a sinistra il contagiri, sulla destra il livello del carburante e il tachimetro e al centro un display da 7 pollici che si può controllare con i pulsanti e le freccette presenti sulla parte sinistra del volante stesso. Al momento siamo nella home, come vedete nelle immagini nell'icona in basso, con le informazioni riguardo i metri praticamente della navigazione, le stazioni radio e la velocità attuale in chilometri orari. Sotto ci mostra i chilometri percorsi fino ad oggi, sono solo 110, la marcia inserita nel cambio automatico e i chilometri di autonomia restante, 40 km. Su invece ci mostra chiaramente, oltre alle spie classiche, anche l'orario, la segnaletica, quindi il rilevamento dei segnali stradali e la temperatura. Fa veramente caldo, ragazzi. Andiamo con la freccetta a destra, ci mostra anche l'econometro, se vogliamo, quindi l'economia di carburante. Adesso ci dice che abbiamo consumato in maniera media con un consumo di 8,4 litri su 100 km. Quello slider che adesso vedete in bianco, in azzurro, ci mostra in realtà la nostra media live. Andando ancora ci mostra il percorso, quindi la durata del nostro percorso in tempo e in chilometri. Qui abbiamo una bussola con la direzione dell'auto, adesso siamo a metà tra nord e nord-est. Qui possiamo dare uno sguardo singolarmente alla radio. Questo pulsante ci mostra i sistemi del Park Pilot, quindi attivandolo dal pulsante azzurro circolare sulla parte destra della corona del volante possiamo selezionare questo sistema che ci mostra complessivamente tutti gli ADAS e quindi se vogliamo cruise control adattivo con stop and go, mantenimento del centro di corsia, tutti i sistemi che avete visto nel nostro test drive completo. E infine abbiamo gli avvisi per quanto riguarda le cinture di sicurezza allacciate o slacciate, e anche tutte le impostazioni di questo schermo, impostazioni dell'SP, assistenza del guidatore, sterzata, corsia, punto cieco, freno emergenza, segnale stradale, assistenza al parcheggio, allarme di traffico trasversale posteriore, pensavo fosse in inglese, l'allarme di attenzione del conducente, sembra come scrivevo io quando ero piccolo con il primo Nokia 3310 gli SMS, allarme timer, temperatura esterna e controllo chassis, modalità eco, stop and start, impostazioni e orologio. Insomma, veramente tanto ricco anche questo piccolo display da 7 pollici. Un sistema piuttosto intuitivo, da un layout non troppo innovativo, però tutto sommato lo si usa con molta tranquillità, si impara in un niente a configurarlo. Ora voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile cliccando sul mi piace per lasciarci appunto un bel like. Infine, prima di salutarci, cosa fare? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi video, compreso come collegare lo smartphone via Bluetooth al nuovo Nissan Juke, e seguiteci su Facebook, Instagram e non perdetevi anche da ultimo l'articolo su www.wedrive.tv.